Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come vi avevo promesso c'è un piccolo contenuto extra, un piccolo contenuto speciale, nel senso che la volta scorsa l'abbiamo provata con Ania e oggi invece la proviamo in solitaria su una strada un po' più aperta, perché mi rendo conto che averla provata, intanto l'ho provata molto in fretta e furia, e oggi invece la possiamo provare dietro a un bel camion con la polizia dietro, quindi proprio la proviamo nel contesto che tanto vi beccherete tutti quanti, che è esattamente questo: le nostre tanto amate strade della Riviera Ligure. Vi raccomando, vi ricordo che vi dovete iscrivere al canale, perché altrimenti io contenuti non ne posso più fare, perché se non vi iscrivete io non capisco che vi piace quello che vedete. Quindi adesso ragazzi, veramente io più sfiga di così, ma non chiamiamola sfiga, chiamiamola semplicemente che è la vita quotidiana. Quindi adesso io taglierò e voi vi ritroverete in un pezzo senza più macchine. È molto morbida, è molto più morbida della Multi, e aria comunque ragazzi se ne prende molta di più. Vi posso assicurare che aria sul petto, aria sul petto ne arriva tanta. Siamo col cupolino nella posizione più alta e aria ne avete che ve ne arriva addosso. E le gomme ovviamente non sono state cambiate, e quindi appena salito ho sentito che le gomme sono un po' più a punta, l'anteriore lo sento, però adesso la possiamo guidare un po' meglio della prima volta. Allora, come anteriore non sembra quasi un GS, veramente, cioè non sembra quasi, esagerato, lo è molto meno, però rimane questa gommosità. Soprattutto in cambiata è molto più morbida della Multi. Guardate in terza come esce bene. Allora è meno, è molto gondolosa ancora comunque, vi posso assicurare che c'è ancora, io non l'avevo provata un po' più sportivamente ragazzi, le strade sono quelle che sono. Il motore ha veramente tanto tiro, tanto più della Multi ai medi bassi. Si sente soltanto che chiude leggermente ora il manubrio, ma solo le gomme queste ragazzi, non era così quando l'ho provata la prima volta. Qua c'è bagnato. E avverto sempre un po' di on-off. Il mappa Dynamic è comunque parecchio morbida, vi porta proprio fuori dalle curve, e guardate come riesco a richiudere qua la corda. Lo vedete con la terza quanto posso fare? Non è la sua guida questa, cioè lo sentite che lei vorrebbe essere comunque più dolce, e io comunque non sto piegando, per esempio, mi rendo conto di quanto poco piego. È vero che mi sposto sulla sella, ma sto facendo 34 gradi di angolo massimo di piega. Allora io vorrei provarla invece adesso in mappa
no, rain no, il mappa road, perché mi toglie un pochino di quello on off. Anche nei cambi marcia voi sentite chiaramente allora, l'erogazione la preferisco anche in road, invita realmente comunque a una guida più rotondeggiante della multi e rimane sempre morbida e nei comportamenti è sempre molto omogenea. Non viene comunque voglia, secondo me, di portarla oltre 5.000 giri, ha già dato tanto comunque. Vedete comunque su un misto come questo a 5.000 quanto già lei vi dà coppia sufficiente. Adesso che la sto provando da solo vi posso dire in tutta onestà che mantiene sempre una gran differenza fra Ducati Multistrada V4 e BMW GS, perché lei comunque ha la sua anima. Adesso dirvi nel piff puff o che questa è un po' più o un po' meno agile o maneggevole, sicuramente ha un motore molto più sfruttabile per strada rispetto alla multi. Guardate come strappa l'asfalto, come mi tira fuori bene, e la multi non lo fa così. Frenata potente e decisa. E non mi dà comunque lo stesso gusto, devo dirvi che in due ha una certa anima, ma quando poi voi andate da soli devo ammettere che mi dà una sensazione diversa, perché io dico che la guida di questa moto, ragazzi, comunque è incredibile come si prende, come c'è più freddo sul GS. E questa è la sensazione che vi dicevo, ci sono 13 gradi, ma ho sensazione di maggior freddo rispetto al multistrada, cioè è una cosa incredibile. Adesso proverò a guidarla un pochino centrato, come fa l'utente classico da GS. Mi viene comunque da spostarmi un po' in sella. Vedete come comunque anche con le gomme un po' consumate riesce comunque a disegnare lei le traiettorie. In ordine di divertimento comunque io probabilmente su una strada così metto, adesso che ho veramente una panoramica precisa, metto forse KTM Super Adventure 1290S al primo posto. Secondo posto Multistrada V4S e devo dirvi che terzo posto metto il GS. Io quando l'ho provata ero estasiato e in questa riprova mi rendo conto che il GS fa un altro mestiere ancora, ragazzi, fa ancora un altro mestiere. E capisco anche un po' di più le critiche che forse chi già l'aveva provata più di me all'inizio le sta muovendo, perché per esempio io ho goduto un sacco su questa strada a provare l'Adventure, la GS 1200 Adventure, e questa mi sembra effettivamente ragazzi, non è la Volpeluva, ragazzi, sapete che se volessi potrei prenderla. Credo che tutti quelli che già hanno una moto di un certo tipo potrebbero cambiarla per un'altra, penso. E sto avendo dei dubbi. Allora, sto avendo dei dubbi. Dopo, soprattutto, ve l'ho detto, la riprova da solo. E se qualcuno di voi ha dei dubbi, vi invito a farla.
mi sta dando dei feedback diversi. È molto facile, ma questo non significa che anche la multi è molto facile, ma la trovo forse, anzi quasi sicuramente la trovo più divertente. In mappa road le sospensioni io non le sento variare tantissimo. Adesso riproverò. In mappa road, stando centrato in sella come probabilmente guiderebbe un GSista, e magari gli butto anche su una quarta. Freno posteriore è veramente presente, la sella permette buoni spostamenti, mi piace. L'anteriore in qualche accenno non ho sentito esattamente cosa accadeva, ma devo dire che anche multistrada non è che avete sempre la perfetta percezione con quelle gambe così lunghe. Non mi piace entrare frenato con questa moto. Capitolo consumi. Qua chiaramente abbiamo un GS che riesce a fare meglio del multistrada di un buon 20-25%, nel senso che se con la multi siamo, come vi ho già detto in un video, che poi faremo un altro video a riguardo, se con la multi difficilmente superiamo i 16 a litro reali, con il GS siamo abbondantemente sui 18-19 a litro, quindi questo è un piccolo vantaggio del GS. Mantiene sempre, io avevo detto che non era così ragazzi, però è anche bello questo, una riprova di una moto vi fa capire tante cose. Vi ricordo che dovete iscrivervi al canale assolutamente ragazzi, mettete un like se vi piace, commentate il video. E la gommosità, devo dire onestamente che c'è sempre. Il riparo aerodinamico è molto buono, secondo me, a velocità fino a 90-100 km/h. Poi comunque avete, a differenza per esempio del multistrada, avete dei refoli d'aria che vi arrivano sul petto. Questa cosa mi sembra di averla detta già nella prova precedente del GS, e rinnovo questo mio giudizio. Adesso per ulteriore conferma io proverò ancora in mappa dynamic, che forse l'avevo provata troppo poco in mappa dynamic la prima volta, e a differenza di quello che ho detto la prima volta vi devo dire che c'è un po' di on off, e anche rispetto al GS 1200 che ho provato, Adventure, che ho provato l'ultima volta, effettivamente nella primissima parte non c'è più quel calcione che c'era prima, e questa forse ha di più, ma ora forse iniziava a prendere di più, ma le curva arrivava. Quindi buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo in un contesto finalmente un po' più tranquillo rispetto alla prima prova del GS 1300, e l'ho voluto riprovare perché secondo me una moto così merita un approfondimento particolare. E allora quindi vi invito a vedere la mia prima prova, dove ci sono, diciamo, le prime impressioni, dove ero comunque, come magari non molti di voi sanno, e intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, di farlo se volete vedere altri video, altri miei contenuti, altrimenti non ne potrò più fare. E l'ho riprovata perché mi rendo conto che provare una moto che comunque ti vorresti comprare non va bene, nel senso che non vi avrei dato, cioè non vi stavo dando un giudizio forse totalmente attendibile. E allora questa riprova mi sta servendo veramente per capire quanto a una persona abituata a una moto normale, nel senso non con questo schema motociclistico, motoristico, che è tanto diverso rispetto a quello a cui siete abituati, un bicilindrico a V, fronte marcia, è tanto diversa. Allora, rispetto alla mia prova ci sono delle sbavature. Intanto vi ricordo ragazzi che ringraziamo Carlo Croce, ringraziamo la BMW Genova, Gecar, che ci ha dato la possibilità di provare lei. Non voglio parlarvi della parte estetica perché
mi rendo conto che può essere controversa, ad alcuni piace, ad alcuni no, quindi nel senso io le mie critiche riguardo l'estetica o la costruzione vanno che è inutile ripeterlo, su questi tasti che non sono ancora retroilluminati, la strumentazione che è un po' sempre quella, e un frontale che onestamente era più accattivante secondo me. Il faro che aveva prima a me piaceva di più. Poi so che anche questo spazio qua del radar effettivamente lo so che deve avere campo libero eccetera eccetera, però allora ho provato il cruise adattivo che funziona molto bene, devo dire che mi è piaciuto, è utile. Oggi lo comprerei su una moto, lo vorrei come optional, e ovviamente ha dei gran vantaggi questo motore, ragazzi. Per un utilizzo di tutti i giorni mi rendo conto che è obiettivamente meglio. Per una persona comunque da un'indole un po' più rilassata, sicuramente è meglio il GS. È più galleggiante e conserva ancora anche in mappa dynamic. Io addirittura infatti preferisco la road, perché comunque quando aprite il gas è quello. E mi rendo conto che il sound anche mi piace molto, è presente, molto più presente. Io immagino che Ducati su una nuova farà sì comunque che suoni diversamente. Mi chiedo ancora perché non abbiano, come nelle macchine sportive, un pulsantino che decide quando avere lo scarico aperto o no. Non so per quale motivo non lo fanno, le Audi lo hanno, tante altre macchine lo hanno, le Audi sportive. Ha la stessa ventola della stessa marca delle multistrada. Mi rendo conto adesso, vabbè. Freno posteriore Nissin, la pompa, vabbè, su pinza a Brembo, però almeno frena. Quindi ragazzi, niente, io volevo fare proprio questo recap sul GS, che mi rendo conto che sono due moto completamente diverse, proprio sono completamente diverse. Quando dicono che non è diventato una Ducati. Il peso dimenticatelo che sia diminuito, pesa. La mia chiusa vuole essere che questa moto sicuramente farà avvicinare chi non è BMWista, ma ci scommetto che tanti GSisti stanno aspettando un Adventure, perché effettivamente mi sono goduto di più su questa strada il GS Adventure piuttosto che questa, perché in questa vado comunque a ricercarle io qualcosa che è un po' tirato per i capelli secondo me da questo mezzo. Però adesso torniamo in sella per alcune considerazioni ancora. Ciao, iscrivetevi al canale e salutiamo Jecar Carlo Croce. Ciao. Allora salutiamo Jecar e torniamo sulla nostra multi e vi dirò subito la differenza sostanziale che ci sarà appena uscirò da questo parcheggio. Tra l'altro secondo me qualcuno si è allungato con questo GS, perché lì è grattata. Allora l'altezza in sella in realtà è identica. Allora vediamo se riusciamo a uscire. Avere una moto stretta, ragazzi, che casino che c'è sempre in questo posto. Siamo in mappatura urban e la usiamo, quindi un po' il massimo della sofficezza rispetto a come anche può essere il GS. La frizione è un po' più dura, il cambio è molto più meccanico, nel senso che si sente di più il clank, è tutto un po' più moto, un po' meno automotive, cioè, se posso esprimermi in questo modo, diciamo. Forse riusciremo anche ad andare, ragazzi, pensate. Le vibrazioni sono tipo più seghettate, è diverso, è completamente diverso. La sella mi piace di più, quella del multistrada, perché oggettivamente è più morbida. Il peso, ragazzi, non c'è differenza, non sento differenza. La botta da una certa botta nei passaggi fra
soprattutto fra prima e seconda, vedete, poi scalcia, vi dice no, la marcia non devi lasciarmi la quinta lì che avevo fatto come ho fatto prima col GS, la sto guidando allo stesso modo, no? Ha un comportamento più coerente, più normale, soprattutto il mono, ecco, il paralever e telelever. Sul GS avete appunto questa gommosità maggiore e invece su una moto normale, diciamo, è più coerente il comportamento fra l'anteriore e il posteriore. Questa è una cosa che salta subito all'occhio dalle prime buche che prendete da soli. Non so come mai non ho rilevato così tanto questa cosa nella prima prova. Adesso c'è il semaforo, ma ve lo taglio. L'erogazione è un'altra cosa che sul multi, l'erogazione dallo zero è più precisa sulla Ducati, perché comunque, come vi ho detto nella prova poco fa, nella riprova, un leve on off, comunque qualche strappo c'è. Sulla multi no, proprio sulla multi devo dire che è la moto, la gestione del gas è la migliore. Quando si accelera un po' più in progressione, il cambio è molto preciso anche qua. Su BMW lo è di più anche a bassi giri. E adesso andremo a fare una cosa che non vi ci ho mai portato, ma andremo insieme in autostrada, perché prima in quel pezzo di statale in cui non c'era nessuno, che abbiamo fatto velocità un po' più elevate, vi ho detto della tanta aria che arrivava qua. Abbiamo il cupolino, il parabrezza nella stessa posizione, cioè in posizione alta, e vi dirò la differenza, perché questo, ragazzi, secondo me è importante. Se voi prendete moto del genere volete viaggiare e purtroppo farete anche autostrada, immagino. Vi dirò la differenza che c'è ad andatura autostradale. Vedete, adesso è stato un burro il cambio, alcune volte invece dà la botta, vibrazioni a questi giri già scompaiono, ci sono a giri più bassi, a bassi giri e bassi carichi sono migliori sul GS. E poi, ragazzi, guardate, stiamo già a 80 all'ora e io qua non ho nessun tipo di aria. È impressionante la differenza comunque che rimane fra GS e multi. Adesso vedremo velocità autostradale. Tanto vi faccio un attimo vedere come ci entra lei in autostrada. Chiaramente meno coppia. È un attimo. E io aria qua a zero, ragazzi, vi sto dicendo zero. Vibrazioni quasi totalmente assenti, a 130 indicati. Qua c'è acqua, mi sposto. Ragazzi, non c'è aria, posso anche togliere il guanto, qua non ho aria. Completamente riparate le gambe. Grande Ducati, ragazzi. Questa moto è uscita nel 2020, presentata nel 2020-2021. Quindi niente, ragazzi, per questa piccola, di nuovo, riprova barra comparativa e una posizione in sella che comunque trovo più confortevole forse sulla multi, perché si è più inseriti, si è più protetti ed è un po' più comoda, credo. Vedete, i consumi sono 15,6, 15,8, 16, perché c'è ancora un po' più freddo per quando salgono un po' le temperature. Freddo, ragazzi. 15. Mi dovrei spostare. Avete potuto sentire un'accelerazione perché abbiamo un'ambulanza dietro, ma è distante. Adesso mi sposto, la faccio passare, che è ancora distante ma sta arrivando. Ragazzi, avete sentito? Questo è quello di cui parlo. E il GS non ce l'ha questo. Quindi per questa breve riprova barra comparativa da Ange è tutto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il mio video. Ci vediamo alla prossima. Da Ange è tutto. Un saluto, ciao. Io le do alla pari, ragazzi. Le do alla pari come voto, se mi chiedete un voto.
Questa vince per gusto di guida, quella vince per praticità, non per comfort, per praticità.